Come imparare la posizione della mano sinistra sul violino? Tutti i grandi didatti si sono occupati di questo importantissimo aspetto. In questo video verranno illustrati 3 approcci antichi e moderni. Sono Giovanni Battista Scarpa, violinista e docente di violino. Iscriviti al mio canale se sei appassionato di violino e di musica. Nel 1751 Francesco Geminiani, nel suo metodo L'arte di suonare il violino, propone un assetto della mano sinistra sulla tastiera in cui il primo dito va collocato sulla prima corda sulla nota Fa, il secondo dito sulla seconda corda sulla nota Do, il terzo dito sulla terza corda sulla nota Sol, il quarto dito sulla quarta corda sulla nota Re. Non si deve alzare nessun dito fino a quando non sono state messe giù tutte e 4 le dita. Geminiani indica che dopo che si sono in tal modo piazzate le dita, si alzino un poco a una piccola distanza dalla tastiera. Così facendo la posizione sarà perfetta. Geminiani induce l'allievo a tenere il quarto dito sempre pronto nei pressi della corda. Questo permette alla mano di stare in una posizione efficiente, in particolare nei passaggi veloci, dove è evidente la necessità di tenere le dita vicino alle corde stesse. Nel 1756 Leopold Mozart, illustrissimo violinista e didatta e padre di Wolfgang Amadeus, nel suo libro I fondamenti della scuola del violino, propone un approccio molto simile a quello di Geminiani, focalizzando l'attenzione sull'importanza della stabilità di ciascun dito come punto di partenza per un aspetto innovativo, l'indipendenza delle dita. Dopo aver posizionato le 4 dita secondo lo schema di Geminiani, in maniera che tutte e 4 siano contemporaneamente al giusto posto, si cerchi ora di sollevare e rimettere immediatamente il primo dito, il terzo, il secondo, il quarto. Primo, terzo, secondo, quarto. Primo, terzo, secondo, quarto. Primo, terzo, secondo, quarto. Senza però spostare gli altri dalla loro posizione. Il violinista e didatta Enzo Porta individua in questo paragrafo il primo accenno esplicito nella letteratura didattica a un esercizio di tecnica pura riguardante l'indipendenza delle dita. Nel 1925 Demetrio Costantino Dunis, in The Violin Player's Daily Dozen, svilupperà esercizi di indipendenza delle dita a partire da questo schema da lui definito difficult setting, assetto difficile, riferendosi appunto all'accordo di Geminiani. Ma torniamo all'impostazione della mano sinistra. Simon Fischer, nella sua opera monumentale The Violin Lesson, a pagina 140, spiega che costruire l'accordo di Geminiani mettendo le dita sulle corde nell'ordine primo, secondo, terzo e quarto è pericoloso, in quanto il bilanciamento della mano a favore del primo dito rischia di indurre le altre dita a cercare le note avanzando, allungandosi. Questa posizione non permette alle dita di essere efficienti in quanto si trovano in uno stato di tensione, in particolare il quarto dito. Piazziamo quindi le dita nell'ordine inverso: quarto, terzo, secondo, primo, facendo attenzione a tenere il quarto dito curvo e non muovendolo quando si piazzano le altre dita. Non è possibile tenere a lungo la mano nell'accordo di Geminiani. L'accordo stesso va quindi considerato come una posizione in cui tenere la mano qualche secondo per abituarla a rimanere in una posizione favorevole per il quarto dito, con il conseguente arretramento del primo. Tutta la didattica della mano sinistra di Simon Fischer è basata sull'assetto della mano sinistra, il cui equilibrio favorisce il dito più debole, il quarto, diciamo sacrificando il dito più forte, cioè il primo. Proprio Simon Fischer ci propone un esercizio per l'impostazione della mano sinistra. Mettere il quarto dito sulla corda Re sulla nota La, poi mettere il terzo dito sulla stessa corda sulla nota Sol e così via, il secondo dito sulla nota Fa e il primo dito sulla nota Mi. A questo punto, tenendole vicine alla corda, alziamo il secondo, il terzo e il quarto. Ed eccoci in una posizione efficacissima. Questo esercizio permette di impostare la mano sinistra in maniera tale da essere equilibrata ed efficiente.
Scrivetemi nei commenti se questi esercizi vi sembrano utili e ditemi quale preferite. Ogni osservazione, come sempre, è ben accetta per approfondire l'argomento. Buono studio!